Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario o Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere come sarà questo mese di aprile 2025, ma primariamente andiamo a vedere quali sono le linee guida da seguire affinché tu possa realizzare i tuoi obiettivi dell'anima per anelare alla gioia che ti compete, che ti compenetra, ok? Quindi partiremo da una fase oracolare, poi analizzeremo con i tarocchi, poi andiamo a vedere l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese. Allora, partiamo. Partiamo con gli oracoli degli angeli. Sagittario, aprile 2025. Sagittario, aprile 2025. Vediamo. La guarigione, che bellissima carta. Angelo Melael. Guarigione, guarigione. Porta pace e armonia in te. Ti attende un viaggio oltre mare ed un viaggio nei tuoi abissi. Vai alla scoperta di te stesso, è il momento di guarire. Acci picchiolina. Allora, qua si aprono vari scenari. Il mese di aprile 2025 per te si presenta come un mese di profonda guarigione. Che cos'è la guarigione? Quando è che siamo malati, come la nostra mente razionale ci giudica di essere? Quando perdiamo il contatto con la parte invisibile della nostra vita, che è la dualità, no? Questa società è malata perché ha perso il contatto con la dualità. Non a caso siamo nel Kali Yuga, il periodo più oscuro dell'umanità in cui abbiamo scelto di incarnarci. Perché? Perché avevamo gli strumenti. Cosa significa periodo più oscuro dell'umanità? Che la mente razionale ha preso il sopravvento rispetto a tutta la tua vita, a tutte le nostre vite, facendoci perdere totalmente tutta una parte invisibile che crea la realtà e dove si fanno i giochi, il contatto con il divino. E come si fa a recuperare questa parte? Essendo in profondo contatto con le proprie emozioni, tutte le emozioni che la mente razionale non vuole vedere, non vuole sentire. Quindi il viaggio ctonio sotterraneo è il viaggio di Perseo, il grande eroe del mito greco, che fa questo viaggio nelle profondità di Ade, no? Ecco, è un simbolo le profondità di Ade. Gli inferi sono un simbolo del fatto che in questo luogo sono contenuti i tesori più grandi dell'umanità, quello che l'umanità deve recuperare per essere guarita. E quindi ci possono essere delle situazioni in te in questo mese, dei rimuginii della mente che non ti danno pace. Ecco, la mente può essere acquietata solo con un profondo stato di attenzione cosciente, meditativo. Che vuol dire la meditazione? Lo spiego sempre nel mio canale, non è la meditazione è vivere l'esperienza della vita come una profonda esperienza spirituale. Sentire le proprie emozioni, qualsiasi esse siano, soprattutto quelle che l'umanità giudica negative, rabbia, tristezza, frustrazione, gelosia, invidia, farsele alleate semplicemente dicendo ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te, qualsiasi emozione sia, ho fede in te. Perché le emozioni sono dei, sono immortali, esistono prima che noi apparissimo sulla terra. E quindi affidarsi alle emozioni che arrivano attraverso gli eventi ti permette di portare quella pace di cui ti sta dicendo l'angelo Melael. E per iniziare una nuova tappa della tua vita più piena, più consapevole, più la vita vera, perché noi non basta nascere per vivere. Bisogna vivere l'esperienza della vita come una profonda esperienza spirituale. Bisogna avere fede. Fede in tutto ciò che accade. La fede non è una credenza. La fede inizia quando le credenze finiscono. Fede in tutto ciò che accade come eventi armonici del divino.
Se accade qualcosa è perché è necessario che accada, quindi smetterla di giudicare. Ecco, questo è il mese in cui farai questa profonda introspezione affinché tu possa guarire da tante dinamiche che la mente ti fa il tranello, insomma. Vediamo a quale carta corrisponde questa guarigione del drago immaginale. Qual è la carta corrispondente del drago immaginale? Sagittario. Ah, l'innamoramento ti dice di innamorarti di ogni cosa, e se non senti questa, se non sei innamorato di qualcosa, ti dice innamorati, perché l'innamoramento ha a che fare con il piacere. Allora si dice che nel quarto chakra ci siano tre forze. Il quarto chakra è il chakra del cuore, dell'amore, no? Ci siano tre forze. La prima, quella che sta un po' più in superficie, è lo spirito romantico, la gioia di sentirti innamorata o innamorato di ogni cosa. A un livello più profondo c'è il genio, la creatività, la vera creatività, e a un livello ancora più profondo ci sia il tuo maestro interiore, che secondo i Rig Veda, linea la conoscenza vedica, misura il pollice di una mano e ha la figura di un bambino che ride. Quindi ti dicono di innamorarti di ogni cosa in questo mese. Questo ti porta a questa guarigione qui. Innamorarti di tutto ciò che vivi. Adesso ti dico, ti leggo questa carta per farti capire la potenza di questa carta qui. Allora, numero 7. Allora, l'innamoramento è uno stato di annullamento dell'io. In questo senso, esso conduce alla grande soglia. È un rituale di morte e rinascita l'innamoramento. Ci si può innamorare di un fiore, di un gattino, di un tramonto, di una montagna, di un lago, di un uomo o di una donna, di un'opera d'arte, di un progetto, di un ideale. Essere innamorati è uno stato d'estasi, e sempre l'estasi porta oltre la mente ordinaria razionale, consentendo all'umano e alla divinità di avvicinarsi. La mente ordinaria è il velo della separazione tra l'umano e il divino. L'estasi lo straccia. Quando tu sei in estasi, ti innamori di un fiore, di un tramonto, di un uomo, di una donna, e vai al di là della mente razionale e quindi esci da quella situazione di tensione. Prendersi un minuto per praticare l'attenzione consapevole nell'innamoramento aiuta a fare di questo evento un vero rituale di passaggio. Non avere consapevolezza nell'evento, invece, rischia di rendere l'individuo vittima della sua stessa energia. Cioè, quando vedi un fiore o qualcosa di bello, ti dice in questo mese con te innamorati, innamorati. Quello ti permette di andare oltre la mente razionale e portare quella guarigione. Perché evidentemente stiamo molto nella mente ultimamente, mi spiego, e quindi di conseguenza non stiamo nel divino, stiamo co-creando con la mente razionale e con i falsi dei. Ok, quindi per vedere in tutto la perfezione innamorati, e questo ti attiverà un potere grandioso. Il responso del drago. Ti trovi in una situazione molto bella. Se non vedi la bellezza intorno a te, la devi cercare, guardando più profondamente in ciò che stai vivendo e nelle tue emozioni. Ti dicono, questo è il mese in cui tu puoi vivere veramente una fase di innamoramento straordinaria. Se non lo vedi, vai ancora più in profondità, perché ogni secondo c'è un qualcosa per cui innamorarti. Ok? Bellissimo. Vediamo a quale chakra corrisponde, vediamo quale chakra viene stimolato da questa consapevolezza in questo mese, e quindi a quale chakra è riconducibile tutto questo. Qual è il chakra che si deve aprire? Qual è il chakra che deve prendere consapevolezza in questo mese, Sagittario? È il settimo chakra, è il contatto con il divino, nuovi inizi che hanno a che fare con il contatto con il divino. La musa che abita nei miei sogni, fatti ispirare da ogni cosa.
Fa che un fiore, un tramonto, una montagna, un'opera d'arte diventi, o un uomo o una donna diventi la tua musa ispiratrice. Questo ti permette di accendere, far arrivare Kundalini al settimo chakra. Arrivare a Kundalini al settimo chakra significa c'è l'energia nervosa a carattere sessuale, ti permette di creare tutti gli eventi in comunione con gli dei e ti fa avere una nuova tappa della tua vita molto più significativa, più profonda, più magica e più bella. Ok, wow, vediamo adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Sagittario. Sagittario, aprile 2025, quali sono gli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei con i quali ti confronterai in questo mese? Quindi cosa accade aprile 2025? Vediamo. Il diavolo, 9 di spade, la giustizia. Si risolvono delle situazioni a cui tenevi. Stai ambendo a qualcosa, a cui ambisci a qualcosa, forse situazioni anche legali o burocratiche, o situazioni firma di contratti, o situazioni che ti fanno preoccupare probabilmente, o che ti hanno fatto preoccupare, o che ti possono far preoccupare. Questo è il mese in cui si risolvono queste situazioni legate a questa tua preoccupazione. Stai ambendo a qualcosa, delle ambizioni o situazioni difficili legate magari a un karma che ti stanno pesando, preoccupazioni inerenti a un karma che ti sta pesando, incapacità di intendere gli eventi. La giustizia, si risolvono. Sì, si risolvono. Cos'altro in questo mese per te? Wow, la stella, la realizzazione di un sogno o di un desiderio che riguarda le tue ambizioni. Cos'altro? E l'eremita, molta saggezza nel firmare alcuni contratti, Può essere anche l'entrata di un qualcosa di nuovo a livello lavorativo. E vedo firma di contratti con profonda saggezza. Stai ambendo a qualcosa qui, la realizzazione di qualcosa. C'è la sanazione di prima di tutto di un karma che ti sta facendo rovellare la mente. E poi c'è qualcosa che ha a che fare con la firma di qualcos'altro. 3 di bastoni che apre un nuovo cammino. Vediamo cosa porta la giustizia. Il 9 di coppe, la realizzazione di un desiderio porta molto benessere. Questa giustizia che arriva, o si risolvono questioni legali, o si risolvono questioni legate a qualcosa che vuoi ottenere che ti può dare preoccupazione. C'è la realizzazione di un desiderio, qualcosa che ti appaga. Vediamo di cosa parla il positivo, l'energia positiva per te in questo mese, Sagittario. 2 di denari, saprai dare la giusta priorità alle cose, ti vedo anche molto occupato o molto occupato, o nel lavoro o in altre situazioni, saprai essere in equilibrio con più cose che fai sull'ambito pratico e lavorativo, magari delegando anche alcune responsabilità o si sistemano situazioni in ambito lavorativo. Ti vedo in equilibrio con più cose contemporaneamente, qua ci sono opportunità di lavoro importanti, magari più di una. Magari hai più responsabilità, ti vedo in equilibrio su più fronti. Energia positiva ancora per te in questo mese? La regina di spada, avrai le idee chiarissime, saprai cosa dire, cosa fare, quando farle, come farle, taglierai con situazioni che non ti stanno bene, avrai una grande intelligenza, un'intelligenza che viene dal profondo. Con questo innamoramento qui sai esattamente cosa vuoi, quali sono i tuoi ideali. Saprai gestire perfettamente delle situazioni che erano squilibrate o portare più equilibrio, chiarezza di idee, chiarezza di intenti, e saprai dire la tua ed essere incisiva o incisivo. Questo porterà a una grossa soddisfazione personale per delle situazioni a cui stai ambendo e a cui stavi sperando, va bene? Bellissima stesa, ragazze mie e ragazzi, e adesso andiamo a vedere l'amore. Allora, sia che tu abbia una persona nel cuore o che non ci sia nessuno, vediamo come sta l'energia amorosa per te nell'aprile 2025, Sagittario.
Allora, carta guida per te, Sagittario, carta guida amore. Carta guida per te in questo mese, carta guida sull'amore, Sagittario. Nove di coppe. Il 9 di coppe è una bellissima energia autonoma, stai bene con le tue cose, al di là che tu abbia una persona oppure altre, più persone o non ci sia nessuno. Però ti vedo con un'energia autonoma, cioè godere di quello che hai, di quello che sei, più che altro. Sì, quindi è una sorta di innamoramento amor proprio, il 9 di coppe. Ti vedo contenta, contento con quell'amor proprio di cui parlavamo prima, che ti innamori di un fiore, ti innamori di un tramonto, ti innamori di una montagna, ti innamori o trovi una musa ispiratrice o un muso ispiratrice, ispiratore. Ti vedo contenta o contento, vedi il sole. Ti vedo molto contenta o contento in questo mese a livello emozionale, al di là di qualsiasi persona, ti vedo contenta o contento. Molte amicizie anche che ti fanno contento, o nuove conoscenze che ti fanno contento. Vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Il 9 di coppe col sole è un po' innamorarsi di tutto, di tutti, cioè vedere nelle persone una scintilla divina, essere felice dell'amore che il divino ti manda con le persone a fianco che ti danno amore, dalle amicizie anche a un partner, però vederlo in tutto questo amore, è un amore che si vive col quarto chakra più che con i chakra più bassi, mi spiego? E quindi dai chakra bassi sale verso il quarto chakra la Kundalini. Vediamo, vedere in tutto la manifestazione del tuo amante mistico, insomma, in tutti. Allora, vediamo sull'amore. Amore Sagittario, aprile 2025. Vediamo. Amore. 10 di coppe, 6 di spade, è possibile che qua c'è stato un allontanamento da una famiglia o da qualcuno, oppure qualcuno può venire da te. Però qua vedo un allontanamento familiare o da qualcuno o da qualcosa, vediamo. O dalla famiglia tua di origine, vediamo energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 6 di spade, l'appeso, il giudizio, la temperanza. Diciamo che l'amore aspettava una tua decisione, era un po' fermo qua per questioni, non lo so, riguardanti una distanza. Sei tu distante da qualcuno, qualcuno è distante da te. O c'erano delle situazioni altro dall'amore che possono aver rallentato un po' la questione sentimentale. Questioni che hanno portato un certo sacrificio. Però vedo che si esce fuori, magari farai un viaggio, vedo un viaggio, uno spostamento, vediamo. Energia attuale, amore Sagittario. 4 di bastoni, ti vedo contenta della tua stabilità o contento. Vedo allegria in casa qui, allegria in casa o situazioni stabili con amici, con parenti. Può essere anche una convivenza che ti fa stare bene. Vediamo al positivo. C'è amore? C'è amore, 2 di coppe. Qua c'è una bellissima relazione per te. Anche una convivenza che va bene per alcuni di voi, che magari era un po' ferma per motivi di lavoro o di distanza per alcuni di voi. L'amore è dalla tua parte, lo diceva già con la carta dell'innamoramento che vivrai un periodo bellissimo da un punto di vista emozionale. C'è una persona, vediamo il blocco qual è. Il lavoro, 8 ai denari, probabilmente qualcuno è lontano per lavoro, era lontano per lavoro, oppure tu eri lontana o lontano per lavoro. O puoi essere un po' lontana per lavoro appena conosci questa persona. Il lavoro passato, 3 di coppe, vedo una buona energia qua, la stella, molti di voi hanno conosciuto questa persona o stanno già bene insieme a questa persona, La stella a 3 di coppe, molti di voi vi siete aperte alle amicizie, a conoscere gente nuova, state sperando di nuovo, sognando, vedo una buona stabilità emozionale per te qua. Se non è così, questa è l'energia del recente passato e del presente, è nel tuo campo energetico, Vediamo cosa succede qua, amore.
asso di bastoni, 4 di spade, ah, 5 di bastoni, ci può essere una distanza che per lavoro che può determinare una discussione. Allora io qua vedo un inizio, 4 di spade, 5 di bastoni, però un inizio che poi viene un po' frenato o c'è silenzio e questo può portare 5 di bastoni della tensione tra te e questa persona oppure una discussione. Credo che sia dovuta a una distanza per lavoro, 8 di denari al blocco e per lavoro, che viene dopo il 5 di bastoni. Sì, il carro c'è per il lavoro e il 3 di bastoni. Bisogna aspettare un po' per rivedersi qua, perché comunque io vedo che la situazione può generare un po' di tensione questa distanza. Mi parla essenzialmente di distanza per lavoro o di distanza che impedisce un po' l'impegno, mi spiego, di coppia. Però qua vedo subito dopo c'è il carro, la riuscita piena e il 3 di bastoni, l'apertura di queste possibilità. Aspettare di incontrarsi, vedersi, ok? C'è giusto un po' un qui quo quo, un pri quo quo qua, perché magari c'è, se sei singolo per esempio, io vedo c'è l'inizio con questa persona, sì, 4 di spade, poi c'è un ritirarsi, un no contact o qualche cosa che può generare tensione a te o a quell'altra persona, o sei tu che ti ritiri o questa persona si ritira un attimo, questo genera del conflitto, però poi vi chiarite perché c'è un avanzamento, c'è il carro e c'è il 3 di bastoni, assolutamente sì. Se invece stai già insieme a una persona, sta andando tutto bene, sei contenta, contento, e qua vedo che ci può essere un momento di pausa, 4 di spade, che determina un po' una tensione tra te e questa persona, però si risolve subito dopo, ok? Vediamo cosa mi dicono i mini tarocchi in merito. Qua abbiamo forti il segno dei segni di fuoco, sono forti come te, come il tuo segno. Poi abbiamo Acquario e Cancro per adesso. Ah, qua poi avevamo Pesci, Acquario di nuovo e poi ci sei tu, Sagittario. Vediamo, 4 di bastoni, energia attuale, amore, 4 di bastoni, è caduta la sola, 7 di coppe. Io qua vedo che stai bene, ci sono tanti progetti per avere maggiore stabilità tua, per pensare come puoi avere maggiore stabilità. Qua c'è l'asso di denari, denaro, lavoro. Allora, qua molte di voi stanno vivendo una... 7 di coppe mi parla che potete avere anche delle opzioni e scegliere con chi avere un incontro magari. Per altre qua avete avuto già questo incontro e questo vi sta facendo sognare, no? Immaginare. Per altre dovete fare una scelta qua. Sì, una scelta dovete fare con una persona. E il 2 di coppe al positivo. 9 di spade. Qua ci può essere una tensione per una situazione che non si riesce a dare subito, 9 di spade al positivo. Vedi, qua c'è di nuovo il 2 di coppe, come se qualcuno di voi stesse sognando questa relazione o di vedervi. A un certo punto c'è un ritiro, un no contact qua, oppure una pausa che genera tensione, però questa tensione rispetto alla coppia, rispetto a voi, si risolve perché il 9 di spade è comunque al positivo. L'8 di denari al blocco, 5 di denari, sì, questioni economiche che rendono un po' la privazione, mi spiego. Solo questioni economiche vedo qua, perché giustizia, questioni legate anche all'economia, alle questioni legali. Vediamo la stella e il 3 di coppe, stella e 3 di coppe, la stella, passato la stella, la ruota e la fortuna. Qua avete conosciuto qualcuno di recente per alcuni di voi, o il destino vi ha portato una persona. 3 di coppe, cavallo di bastoni, sì, una persona con la quale c'è molta allegria, molta passione, la stella nel recente passato o nel passato l'avete conosciuta già per alcuni di voi. Poi ci può essere una situazione di tensione di questa natura però. Asso di denari, asso di bastoni, futuro, asso di bastoni, asso di spade, qua vedo inizi, inizio, nuovo inizio, si parla. 4 di spade, fammi capire questo 4 di spade. Il mondo, di nuovo di una distanza mi dicono, è possibile che ci sia un silenzio su WhatsApp, un silenzio sulle reti sociali. Da un momento all'altro un silenzio sulle reti sociali che genera con la luna tensione, nervosismo o gelosia. 5 di bastoni. 5 di bastoni, la forza, io qua vedo che c'è un litigio, C'è un litigio in questo mese che però si risolve, cioè questo litigio è funzionale a mettervi d'accordo, a capirvi. La forza, 5 di bastoni, uno vuole avere ragione, c'è tensione. Vediamo il carro poi, il carro.
l'eremita, la papessa, vedi, il carro, 5 di spade, qua ci sono litigi per la distanza, o una situazione che non avanza da un momento all'altro, 3 di bastoni, 7 di bastoni, qualcuno mette limiti per la distanza, c'è una discussione, o qualcuno di voi blocca perché mette limiti per la distanza, c'è una discussione di questa natura, fammene prendere ancora. A cosa porta il carro? A cosa porta? Qualcuno magari è gelosa perché tu sei lontano, puoi avere altre persone intorno, non lo so. Vediamo il carro. Il carro, il carro, il carro. Il 9 di bastoni, il 3 di bastoni, 6 di spade. La distanza qua vi farà arrabbiare un po'. Alcune di voi decidono di chiudere, però subito dopo, se decidete di chiudere o di stare un po' sulle vostre, 8 di bastoni, il mago, c'è subito la riaccensione della relazione. Però la distanza è per lavoro, ragazze mie, ragazzi, Cioè, qua c'è solo lavoro, l'8 di denari, 5 di denari. Fammi vedere un'altra cosa. Chiedo nuovamente cosa viene dopo il 5 di bastoni, dopo questa tensione. 6 di bastoni, c'è la risoluzione di qualcosa. La risoluzione, vittoria, progresso, 6 di bastoni, dal 5 passiamo al 6, si risolvono le difficoltà. Alcune di voi decidete di mettere in stand-by una persona, di stare da sole. Perché vedete, questa persona può essere un po' gelosa. Perché il 6 di bastoni? L'eremita, alcuni di voi scelgono di mettere un po' in stand-by una persona, non è un no. Non è un no, è un ni. E andarci piano piano, ritirarvi un po', perché o vi fa questioni questa persona o siete voi che fate questioni a quest'altra persona. Io credo che sia questa persona che fa un po' di questioni a voi. Ecco perché 9 di coppe, sto bene come sto, mi innamoro della vita. Fammi mettere un'altra sul 6 di bastoni. La stella, vedi? Decidete di stare un po' da sole alla fine, da soli. L'eremita. L'asso di bastoni, però poi riprende la situazione qua. Poi la situazione riprende perché l'8 di denari, il 6 di coppe, c'è la voglia di impegnarsi per recuperare questo rapporto. Quindi c'è un po' questo qui qua. Voi decidete poi di stare un po' da soli, di riprendermi in mano la situazione, di guarire un po' da quello che è accaduto, perché questa cosa può generare cose mentali, come ti ho detto nella prima, no? Nella prima carta. Senti le tue emozioni in modo tale che le situazioni si sciolgano. In questo modo sciogli il karma e sciogli gli eventi negativi. Ok, vediamo l'ultima carta dei Rider White, cosa ti dice? La regina di spade, infatti sei tu che stai poi un po' sulla difensiva e fai lo scanner all'altra persona. Sì. Va bene, cioè, va bene. Vediamo con i miei oracoli lei cosa ti dirà questa persona, quali sono le emozioni che muovono questa persona nei tuoi confronti. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Voi vi rendete conto che questa persona, nessun'altra persona conta quanto conti tu, ok? Cos'altro? Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Io, vedi, questa è una carta che mi sta dicendo che tu puoi mettere dei limiti o ci può essere un raffreddamento. E questa persona aspetta i tuoi tempi, ok? Cos'altro? Tu sei mia e anche una persona molto gelosa di te. Qua con questo 5 di bastoni lo sapevo già. Vediamo adesso cosa ti dicono questi oracoli. Amore, Sagittario. Una nuova vita, una nuova vita, arrivare al traguardo e immaginare, sì, qua ci sarà qualcosa di nuovo e questa persona non si fermerà davanti a niente, mentre tu aspetti e sondi, Che viene dopo immaginare? Vedi, tu pensi, questa persona ti immagina, qua c'è una nuova vita, anche la sensazione che tu vuoi fare qualcosa di nuovo, magari puoi pensare di chiudere con questa persona, però alla fine qua ci vai cauta cauta, poi questa persona può rimontare, perché c'è l'asso di bastoni.
e tu ci vai con prudenza, ecco perché ci pensi, però questa persona non si ferma, bene? Ok, andiamo adesso a leggerti il rituale della buona riuscita per quanto riguarda la carta dell'innamoramento, affinché tu possa adempiere alla gioia, di cui le carte narrano le immagini che ti arrivano, che sono gli eventi, affinché tu possa sciogliere paure, attaccamenti e resistenze che ti separano dalla gioia vera. E vediamo qual è il rituale della buona riuscita per te con la carta numero 7. Allora, nella tua condizione c'è qualcosa o qualcuno da cui sei attratto. Se non ti senti innamorato in presenza di questa carta, devi sapere che c'è qualcosa o qualcuno di cui ti puoi infatuare. Trova l'oggetto del tuo innamoramento ed evoca in te la presenza di questo Dio potente che si chiama amore. Devi evocare il Dio amore. Se ti innamori di questa persona o se ti innamori di qualcosa, di qualcuno, evoca il Dio amore. Dice: contempla l'oggetto della tua passione, tutta la bellezza che ti circonda e di cui riesci a essere consapevole. Concentrati sulle emozioni che l'oggetto del tuo innamoramento ti fa provare e trova l'emozione principale, la più importante. Cioè, se ti innamori di questa persona c'è un certo innamoramento, no? Senti tutte le emozioni. Qual è l'emozione principale di questo innamoramento? Rimani concentrato su questa emozione e ripeti la seguente formula psichica, rivolgendoti all'immagine stessa del tuo innamoramento, e devi dire: riconosco in te il mio riflesso e sono infinitamente grata o grato. Aiutami a rinforzare in me l'energia, la creatività e la visione che porti in te. Cioè devi dare la formula psichica, devi fare questa formula rispetto all'emozione più grande che ti suscita o questa persona o qualsiasi cosa di cui ti innamori, che può essere un progetto, che può essere un ideale, che può essere un tramonto. Allora evoca il Dio amore e dice, e di al Dio, e di all'emozione, scusami, perché devi sentire quella che ti fa, quella che è più forte. Devi dire: riconosco in te il mio riflesso e sono infinitamente grata. Aiutami a rinforzare in me l'energia, la creatività e la visione che porti in te. Perché evocando questa forza attraverso l'emozione tu avrai molto potere in questo mese di creare qualcosa di meraviglioso. La pratica della gratitudine attiva dei poteri straordinari nell'essere umano, e infatti te l'ho appena detto. Per esempio, se nella contemplazione di un quadro percepisci un'emozione di mistero e vastità, chiedi all'emozione stessa di aprire in te la possibilità di creatività e visione ancora inespresse. Le emozioni sono divinità o spiriti nelle forme di spiritualità naturali legati alla Grande Madre. Erano tali in verità anche per gli antichi e sotto questa forma sono conosciute anche in alchimia e nella psicologia immaginale. Per fare un altro esempio, se nella contemplazione di un bosco provi un sentimento di gioia, chiedi alla gioia stessa di attivare in te livelli nuovi di energia. O se al pensiero della persona amata vivi un sentimento di elevazione, chiedi alla tua stessa emozione di aiutarti a lavorare sulla capacità di sviluppare in te quelle qualità e doti che percepisci nella persona amata. Sono pratiche potentissime, semplicissime, ok? L'innamoramento è un rituale di passaggio. Esiste per permetterci di creare oltre noi stessi, unendoci a possibilità, doti, talenti che risiedono in noi in modo ancora inespresso e che vediamo nell'immagine dell'oggetto del nostro amore, che è un riflesso della nostra anima. Cioè, quando ci innamoriamo, ti sta dicendo, è una fase, un rito di passaggio, è un processo iniziatico quando ti innamori di qualcosa o di qualcuno, perché attraverso l'innamoramento la tua anima ti fa sviluppare doti, capacità e talenti che stavano nell'ombra e che tu avevi in ombra. Quindi chiedere al Dio amore o all'emozione che ti suscita l'innamoramento che vivrai in questo mese per qualcuno, per qualche oggetto, per qualsiasi altra cosa, significa sviluppare in te doti, capacità e talenti ancora inespressi, che se ti sei innamorato o ti innamori di quella cosa è perché quei talenti vogliono venire fuori.
Ok. L'animale che devi visualizzare è l'orca, personificazione marina della grande madre. Questa è l'orca, ok? La personificazione marina della grande madre. Visualizza l'orca, che come noi nello yoga sciamanico lavoriamo con i simboli, no? È tutto simbolico nella nostra realtà, tutto è un simbolo quello che vedi, anche quello che stai vedendo in questo momento. Richiamare la natura dei simboli porta alla conoscenza vera attraverso le pratiche. Quindi fai queste pratiche e vedrai qualcosa di meraviglioso in te questo mese, andando incontro all'unione col divino e ad avere nuovi inizi in tutte le tue situazioni quotidiane o di vita e a portare quella guarigione che la tua anima sta chiedendo, che non è altro che il contatto col divino, e attraverso l'innamoramento tu lo farai. Bellissima stesa, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!